Le cause di un'allergia alimentare nel cane. Partiamo da un concetto base. Allergia alimentare è un termine troppo vago. Tecnicamente dovremmo parlare di permeabilità intestinale. Quando parliamo di permeabilità intestinale parliamo del fatto che la barriera che protegge l'interno del corpo comincia a essere non così impermeabile. Parte dei cibi e delle sostanze che sono contenute nel lume intestinale, per lo più proteine, attraversano la barriera e finiscono a contatto col sistema immunitario, finiscono nel sangue. Logicamente, se queste proteine sono proteine alimentari come proteine della carne che in quel momento il cane sta mangiando, dei cereali, di qualunque altra cosa, il sistema immunitario, trovandoseli nel sangue ancora indigeriti, produrrà una risposta immunitaria. Quindi dobbiamo concentrarsi sull'allergia o sulle cause di permeabilità intestinali? Sicuramente sulle cause di permeabilità intestinali. Perché l'intestino diventa permeabile? Perché lo sottoponiamo a sostanze che lo infiammano. Quando qualcosa è infiammata arriva molto sangue, si gonfia e, come una calzarete che quando la tirate le maglie si allargano, l'intestino risponde allo stesso modo. Quali possono essere le cause che portano la permeabilità intestinale? Sicuramente una componente genetica. I figli di cani che hanno una permeabilità intestinale hanno una possibilità molto superiore di avere anche loro una permeabilità intestinale. Molto di questo è legato però alla flora intestinale, ai batteri dell'intestino. I cani prendono la maggior parte dei loro batteri intestinali dalla madre. Se quelli della madre non erano corretti, anche loro non saranno corretti, ed è l'azione dei batteri intestinali a fare da antinfiammatorio e a impedire che l'intestino si infiammi e diventi permeabile. Un'altra causa è dovuta ad alimenti infiammatori. Ad esempio, il glutine, contenuto in molti cereali come il grano, ha la capacità, una volta digerito, di produrre sostanze che infiammano l'intestino. Lo dico anche per gli esseri umani. Quanti di voi hanno tolto il glutine, sono stati meglio, si sono sentiti più energici? Perché l'infiammazione data dal glutine può dare problemi in questo senso, e lo fa anche nel cane. Alcuni alimenti non idonei, il latte per esempio, può rendere l'intestino permeabile perché alcune proteine del latte hanno un'azione infiammatoria sull'intestino. Gli additivi alimentari possono essere una delle cause della permeabilità intestinale. Spesso gli enzimi, che sono sostanze proteiche in grado di facilitare la digestione di alcune sostanze presenti negli alimenti o di renderli più facili da processare, possono mantenersi all'interno degli alimenti e digerire una parte dell'intestino. Gli zuccheri raffinati, il saccarosio, molto spesso il cane come noi può assorbire del saccarosio, lo zucchero bianco, e questo crea disbiosi intestinale, attacca quella flora ad effetto antinfiammatorio, l'intestino si infiamma e diventa permeabile. I grassi poliinsatori, spesso i grassi ricchi di omega 6 o i grassi trans, questo hanno un effetto pro-infiammatorio.